Una promessa è una promessa, ecco a voi la recensione e le prove di tiro del Kriss Vector AEG della Crytek. Un ciao da Fra e Ricca, la Crytek si è superata, replica 1-1 del vero Vector SMG2. I loghi sono originali con relativa licenza. Anche l'utilizzo dei polimeri e dei metalli nella scocca e nel calcio ricopiano fedelmente la versione reale. L'unica parte che si distingue è lo spegnifiamma Trident. Il passo della filettatura è 14 mm antiorario. Replica molto leggera e ben bilanciata, peso di circa 2,6 kg. Il calcio è molto solido, abbattibile ed è allungabile nella sua parte finale di qualche centimetro, tramite due viti. È presente anche l'anello portacinghia. Le batterie si inseriscono nell'impugnatura. Aprendo questo sportellino vi possiamo alloggiare batterie non superiori in lunghezza a 10 cm. Nella parte superiore, sulla slitta Picatinny, troviamo le tacche di mira Defiance, abbattibili e regolabili in alzo e deriva. Un'altra slitta a Picatinny la troviamo nella parte frontale inferiore. All'interno della confezione ne troviamo un'altra, da posizionare a piacere frontalmente o sul lato destro o sinistro. La sicura è posta sopra il grilletto e il selettore di fuoco singolo, doppio colpo e raffica è nella parte centrale. Entrambi sono ambidestri e scattano molto bene senza alcun gioco. Il ball catch è solo di bellezza, non ha una reale funzione. Il pulsante di sgancio del caricatore è solo sulla parte di sinistra. Il caricatore è costruito nel solito polimero della scocca, monofilare da 95 colpi, e all'interno della confezione ne troviamo due. Si inserisce molto facilmente e all'interno della sede ha pochissimo gioco, quasi inesistente. La leva di armamento in metallo serve unicamente a scoprire l'op-up. Passiamo ora alla parte più complessa e innovativa che ha creato la Crytek, il gearbox dedicato. Creato solo ed esclusivamente per questa replica, occupa lo spazio di scarrellamento che nell'originale è dedicato al Bolt, con sistema KSVS a scarrellamento non lineare. Nella replica la meccanica del gruppo aria e la sua espulsione ne riprendono l'andamento. Entriamo adesso nei dettagli. È presente il cambio rapido della molla. Attraverso la rimozione di questi due pin possiamo rimuovere la piastra, che è un tutt'uno col guidamolla cuscinettato. Il cilindro è in ottone con testa cilindro dedicata, silenziata con un ring di tenuta. Lo spingipallino è in ABS. Il pistone è in polimero, rinforzato con ultimi 4 denti in metallo. La testa pistone è anch'essa in polimero. Le boccole sono piene da 8 mm in acciaio. Gli ingranaggi e il motore ad albero corto sono iTorque. L'op-up è rotativo in ABS molto preciso grazie alla ghiera a scatti numerata. Il gommino PAP è in silicone ed è strutturato per alte velocità e resistente alle basse temperature. La canna esterna è lunga 140 mm, mentre la canna interna è di 155 mm con diametro di 6,05 mm. Ultimo, ma non meno importante, è il grilletto elettronico e il MOSFET 3034 posto sopra di esso. Questi due elementi garantiscono un'eccellente sensibilità e reattività allo sparo. Precisiamo che le parti meccaniche interne sono le stesse di gearbox di versione 2, eccetto testa cilindro e asta spingipallino. Un'altra particolarità di questo fucile, dopo aver sparato e mentre viene posto in sicura, è il riconoscimento e il rilascio automatico della molla sotto sforzo. Come vedete dalle foto, le prove di tiro sono andate più che bene, considerando la lunghezza della canna interna e la distanza a cui abbiamo sparato. L'op-up e il gommino della Crytek svolgono egregiamente il proprio compito, se correttamente tarati, anche in base al peso dei pallini. Consigliamo di usare sempre pallini di buona qualità, possibilmente biodegradabili.
Beh, che dire ancora di più, tranne che per chi ama il genere questa replica è semplicemente straordinaria. Il prossimo appuntamento è l'Aiwa, Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. ma soprattutto seguiteci su Instagram dove posteremo tante foto. A presto, ciao!